Inizio come al solito facendo il cartamodello, quindi plastica, scotch carta e vado a disegnare metà del collare in maniera da renderlo simmetrico. Lo vado poi a tagliare e a ricopiare su del foam. Li andiamo poi a tagliare, facciamo merenda e andiamo ad incollare i vari pezzi con della colla a caldo. Inizio a disegnare i bordini e le figure principali che voglio andare poi a incollare sul collare. Ricalco poi i disegni su della carta che poi riporto su del foam e lo vado a incollare sopra per creare questi disegni in rilievo. Faccio la stessa cosa con tutti i bordini e poi vado a creare le gemmine con della colla a caldo e uno stampo in silicone. Una volta deciso dove andarle a posizionare, le incollo sopra e finisco con la colorazione. Come ultima cosa vado a creare gli allacci e quindi taglio dei pezzi di nastrino e li vado a fissare con della colla a caldo. Anche per il copricapo vado a creare il cartamodello base utilizzando una testina. Quindi lo scotcio, faccio un disegno, vado a tagliarlo e poi lo ricopro su del foam. Ritaglio i vari pezzi che ho disegnato, vado a incollare le pence che ho creato e poi vado a incollare le due metà. Poi disegno e ritaglio le piume che andrò poi a incollare sul copricapo e vado ad aggiungerci dei bordini in rilievo con degli scarti di foam. Per le orecchie vado a disegnare un quadrato e faccio un angolo leggermente più rotondo e poi incollo la base. Incollo anche le piume lungo tutto il copricapo e inizio a progettare il diadema che andrò a attaccare davanti. Lo suddivido in varie forme diverse in maniera che poi avrà un effetto tridimensionale. Una volta incollati tutti i dettagli e le gemmine è pronto per essere incollato sul copricapo. Taglio la parte superiore del copricapo e vado a togliere l'eccesso di foam sotto le piume. Infine vado ad attaccare il diadema, aggiungo un bordino lungo tutto il bordo superiore e vado a colorarlo. Parto come al solito per la protesi da un calco del viso, di cui ho già fatto il tutorial, aggiungo la plastilina e vado a scolpire in linea generale le forme che deve avere questa protesi. Così come per il calco del viso o face casting ho fatto un video che vi linko su come si scolpisce una protesi e su come si crea lo stampo. Vado a creare un po' di texture e poi sfumo i bordi di tutta la protesi con del petrolio. Creo un bordino per creare appunto lo stampo, olio le parti in gesso per non farlo aderire e vado a colare del gesso all'interno. Una volta asciutto lo vado a staccare e utilizzo del lattice liquido per creare la protesi. Anche in questo caso ho un video apposito. Dopo diversi strati di lattice vado a opacizzarla e a staccarla con l'aiuto del talco. Per i denti ho utilizzato il Thermoform, un materiale termoplastico che appunto si scioglie e si modella con il calore, quindi o utilizzando dell'acqua bollente oppure, come nel mio caso, con la pistola termica. Ne prendo un pezzetto e, stando attenti ovviamente a non ustionarsi, vado a fare aderire la forma dei miei denti, creando una sorta di bite. Vado poi a prendere dei pezzi molto più piccolini e vado a creare ed incollare i dentini. Vado a creare una leggera texture su dentini e gengive e poi la coloro utilizzando dei colori ad alcol e dei colori per denti. Per il make-up inizio coprendo metà sopracciglia esterna con del Prosaid.
Mi aiuto con una spatolina per caffè perché è estremamente appiccicoso ed è molto più semplice buttare che pulire qualcosa. Faccio lo stesso con la protesi, quindi la ricopro all'interno di colla, aspetto qualche secondo e poi la faccio aderire sul viso. Mi aiuto con un cotton fioc e con la stessa colla vado ad incollare tutti i bordini e cerco di eliminare il più possibile dislivello tra la protesi e la pelle. Utilizzo una cipria trasparente per opacizzare la colla, altrimenti il pennello che andrò a utilizzare si incollerà sopra. Per la base utilizzerò il nuovo fondotinta di NYX a gocce e lo vado a mettere sia sulla pelle che sulla protesi. Per una bella copertura totale utilizzerò circa 3-4 gocce per zona. Come correttore ne uso uno di NYX davvero molto coprente e lo metto sulle occhiaie, sulle imperfezioni, sulle sopracciglia e lungo alcuni bordini per nasconderli meglio. Vado poi a fissare la base con una cipria, utilizzo la Alabaster Touch di Neve Cosmetics. Per il trucco occhi inizio applicando un marroncino caldo nella piega e utilizzo la palette Daily Mood di Mulac Cosmetics. Per creare il cut crease vado ad utilizzare la base bianca di NYX Cosmetics sulla palpebra mobile e poi per creare la codina esterna. Vado poi a tamponare l'ombretto Velocity di Sugar Pill nella parte della metà più esterna di palpebra mobile. Nell'angolo interno vado invece ad applicare l'ombretto Pica di Mulac. Dalla palette Daily Mood vado a prendere un ombretto chiaro shimmer e lo applico sopra il giallo per creare un ombretto oro molto intenso. Con l'ombretto Ink di Mulac vado a riempire la codina esterna e lo porto leggermente anche verso la piega. Con lo stesso ombretto marrone caldo di prima vado a creare il contouring e poi utilizzo un marrone più scuro ed un rosso per creare ombreggiature lungo tutta la protesi. Vado poi a sfumare un ombretto rosso lungo l'attaccatura delle ciglia inferiori. Utilizzo il Vinyl Eyeliner di NYX per appunto delineare le ciglia superiori e la codina esterna dell'occhio e poi per alcuni dettagli sulla protesi. Aggiungo altre ombreggiature e poi vado a mettere la matita nera nella rima interna. Vado a mettere il mascara sulle ciglia e poi applico le ciglia finte. Sul labbro inferiore vado a mettere I Slay OK di Mulac Cosmetics. Vado poi a mettere la parrucca, indossare gli accessori e mettere i dentini.